Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales, io sono Valeria e ogni settimana su questo canale vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche da cui poi partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Questa settimana per la prima notizia vi parlo di Apple, quindi diciamo tutti coloro che sono fan del mondo macOS, iPhone e quant'altro saranno abbastanza felici perché parliamo di sostenibilità anche legato al mondo Apple. Vi porto infatti una novità che è stata annunciata qualche giorno dopo la Worldwide Developer Conference, che è una conferenza annuale organizzata sempre da Apple, in cui sostanzialmente vengono mostrate delle novità riguardo al mondo Apple, dispositivi e quant'altro, e diciamo per farvi capire un pochino di cosa si tratta, è quella conferenza in cui quest'anno è stato mostrato il nuovo design Liquid Glass, quindi quello che ha fatto straparlare per le scelte di design, accessibilità e quant'altro. Oltre appunto alle polemiche legate a questo nuovo design, si è anche parlato di sostenibilità e si è parlato di un nuovo framework che Apple ci ha tenuto a condividere qualche giorno dopo, non si sa come mai, non durante la conferenza, ma questo framework utilizza dei dati e delle informazioni che erano già presenti in una delle app di Apple, l'app Home o Casa in italiano, combinate a delle altre librerie che Apple stessa mette a disposizione. Per chi non lo sapesse, l'app Casa è un'app che permette di controllare dai dispositivi Apple tutti gli accessori smart presenti in casa, quindi ad esempio le lampadine, ma non solo, anche le telecamere di sicurezza, alcuni elettrodomestici sono compatibili e quant'altro, e permette sia di accendere e spegnere le luci o programmare l'accensione o lo spegnimento di un certo dispositivo ad una certa ora del giorno e quant'altro. Apple Home in termini di sostenibilità fornisce anche delle informazioni legate all'elettricità consumata da parte dei dispositivi che sono collegati all'applicazione, e in alcune parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, mostra anche se l'energia che si sta utilizzando o che si prevede di utilizzare durante la giornata è pulita oppure no, tramite un widget che viene chiamato Grid Forecast. Questo widget sostanzialmente è agganciato al fornitore di energia elettrica e probabilmente tante persone non hanno a disposizione questo tipo di informazione proprio perché, come dicevamo prima, alcune di queste informazioni sono disponibili solo a chi risiede negli Stati Uniti per, credo, degli accordi tra fornitori, Apple, però al netto di aver mai visto questo widget in utilizzo oppure no, sappiate solo che fornisce delle informazioni su quanto l'energia utilizzata o che si prevede di utilizzare, diciamo, durante la giornata è pulita o meno. Quindi sostanzialmente ci permette anche di capire quante emissioni di CO2 andiamo a generare in base al consumo elettrico. Dobbiamo fare una premessa su questo Energy Kit, che è un po' il protagonista in realtà di questa notizia, ed è il fatto che Apple in realtà non ha dispositivi che permettono di gestire in modo intelligente il consumo energetico, come ad esempio possono essere i termostati. Quello che fa Apple è semplicemente permettere di collegare i dispositivi associabili all'applicazione, ma poi la gestione stessa in realtà rimane al dispositivo terzo. L'Energy Kit, di cui vi parlavo all'inizio, è appunto un framework software che permette agli sviluppatori di applicazioni e aziende di dispositivi esterni come appunto termostati smart, ma anche caricatori per veicoli elettrici, di utilizzare i dati forniti da Apple Casa sulle tariffe e quanto anche l'energia che si sta utilizzando è pulita o meno. In questo modo le app collegate ai dispositivi possono programmare e modificare anche i consumi per andare a risparmiare sia sui costi e favorire l'utilizzo di energia pulita, andando appunto a ridurre anche le emissioni di CO2. Quindi, per riassumere, Energy Kit che cos'è? È sostanzialmente un ponte tra l'app Home e app di terze parti per praticamente estendere quella che è la funzionalità di gestione energetica intelligente, senza che appunto Apple debba mettersi a produrre dei dispositivi come termostati.
Quando ho letto questa notizia mi sono venuti in mente diversi punti critici e cerco un po' di raccontarveli e magari chiedo in realtà un feedback, chiedo un parere a coloro che utilizzano magari più regolarmente questo tipo di applicazioni e anche come si trovano a gestire in modo più smart i dispositivi e se gli strumenti che utilizzano forniscono anche delle informazioni legate all'energia elettrica, ai consumi e anche a quello che è la tipologia di energia elettrica che si sta utilizzando, quindi se è più pulita, energia rinnovabile oppure combustibili fossili. So che Samsung ha un suo sistema di smart home che fornisce alcune informazioni ma ancora non l'ho approfondito, infatti se qualcuno utilizza già questo tipo di strumento fateci sapere tranquillamente nei commenti. Ritorniamo un attimo ai punti critici che vi dicevo. Il primo tra tutti è che EnergyKit è un framework Apple, quindi sarà disponibile solo per dispositivi Apple, nello specifico a partire da iOS 26, che dovrebbe essere la 19ª versione del sistema operativo ed è appunto quella che porta con sé il design Liquid Glass. Questo quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che nessun dispositivo Android potrà utilizzare questo framework e anche che sarà utilizzabile solo da alcuni dispositivi Apple, quindi tutti quelli al di sopra di una certa versione. E ritorniamo sempre a parlare del tema dell'obsolescenza. Il secondo punto è che l'EnergyKit non è open source, ovviamente. Apple fornisce un'API abbastanza documentata e anche delle librerie ufficiali agli sviluppatori tramite il portale Apple Developer. Quindi sì, esistono delle API che possono essere utilizzate dagli sviluppatori per poter integrare il framework all'interno delle loro app e queste API, come dicevamo prima, permettono anche di accedere a tutte quelle informazioni legate alla tipologia di energia elettrica che si sta utilizzando, in modo quindi da poter programmare l'utilizzo dei dispositivi, quindi come può essere la carica dei veicoli elettrici, ma anche gestire termostati smart in modo un pochino più efficiente e anche attento a quelle che sono le emissioni di CO2. Per concludere, per utilizzare l'EnergyKit gli utenti comunque dovranno dare il consenso all'utilizzo dei dati energetici per specifica località, per quello che dicevamo prima, perché se vogliamo avere delle informazioni legate a quanto l'energia è pulita in un determinato momento e in una determinata località, serve appunto il consenso per raccogliere quelle informazioni stesse e l'utente poi potrà scegliere se attivare questo tipo di esperienza nei dispositivi che sono collegati all'app casa di Apple. Un punto che Apple ci tiene a sottolineare anche all'interno della documentazione è che comunque il framework raccoglie e salva dei dati localmente e su cloud in modo criptato e rispetta la privacy degli utenti, quindi mettono già un pochino le mani avanti dicendo noi facciamo le cose per bene, criptiamo, va bene così. Per la seconda notizia vi porto in Giappone non so quantificare le volte che vi ho portato in Giappone e che vi ho parlato del Giappone in questo canale, ma ebbene sì, ci torniamo. In Giappone infatti si tiene, penso, se non ricordo male, fino a ottobre l'Expo 2025 ad Osaka e il protagonista però di questa puntata non è per davvero, questo evento, ma è qualcosa che sta succedendo durante l'evento stesso. Il protagonista della puntata è un minerale che è composto da titanato di calcio, che è considerato uno dei materiali, uno dei minerali che potrà in futuro sostituire il silicio come costituente nelle celle solari. Questo minerale ha un nome particolarissimo che ovviamente deriva da un nome russo e si chiama perovskite e questo minerale presenta un grande vantaggio rispetto al silicio, ovvero che riesce a reagire ad una gamma di frequenze molto più alta rispetto alla sola luce visibile e rispetto a quanto fa il silicio stesso. Quindi poterlo utilizzare nelle celle solari permetterebbe di catturare molta più energia di quanto si riesce a fare utilizzando il silicio come materiale principale. Tra le altre cose, le celle solari in perovskite sono anche più leggere e flessibili. Questo permetterebbe quindi di poterle utilizzare in altri casi, in tante altre situazioni
e possono anche essere trasparenti, quindi questo aprirebbe l'opportunità di realizzare in futuro dei pannelli fotovoltaici integrati anche ad esempio sui vetri delle nostre finestre. Ma perché parliamo di questo minerale? Torniamo un attimino indietro e infatti vi riporto un attimino in Giappone. Durante l'Expo di Osaka lo staff sta testando delle giacchette, dei gilet, che hanno sopra dei piccoli e flessibili pannelli solari che sono integrati in modo da poter ricaricare dei ventilatori portatili. Per chi è mai stato in Giappone d'estate fa un caldo assurdo ed è molto molto umido, quindi diciamo che questi ventilatori sono estremamente importanti per l'incolumità di queste persone che stanno lavorando all'interno di questa fiera, e il materiale utilizzato per questi pannelli solari è proprio la perovskite. E questo tra l'altro sarebbe il primo caso di utilizzo di questo minerale per dei dispositivi indossabili e non solo per dei pannelli solari. Le giacche che lo staff sta testando sono il prodotto finale di una collaborazione tra 3 aziende. La prima è un'azienda che fa parte del gruppo Toyota e si chiama Toyota Gosei, l'altra si chiama Enercode Technologies e poi abbiamo la Seiren. Queste 3 aziende si occupano di 3 ambiti diversi, ma sono riusciti ad integrare il loro lavoro in questo appunto prodotto finale che sono queste giacchette, questi gilet. I pannelli che sono integrati nelle giacche pesano meno di 4 grammi e si ricaricano anche in situazioni in cui si ha poca luce, quindi non è necessario che lo staff stia al sole nelle ore più calde, ma è sufficiente praticamente qualsiasi momento della giornata al netto della notte. Ma perché proprio in Giappone? Perché il Giappone non ha dei terreni particolarmente ampi per poter costruire delle solar farm, ma ha delle grandi risorse di perovskite, quindi stanno investendo tanto in questa tecnologia e anche da un punto di vista della ricerca e degli obiettivi di transizione ecologica l'utilizzo di questo materiale sembra essere particolarmente favorevole appunto per questi 2 ambiti. Tuttavia, ovviamente non tutto è rose e fiori, infatti la perovskite presenta dei particolari problemi in termini sia di durabilità che di fuoriuscita di altri tipi di materiali particolarmente pericolosi come ad esempio il piombo. Quindi ci sono anche dei problemi di sicurezza che vanno risolti prima di poterli utilizzare in modo massivo e scalabile. Ma cosa significa per l'ambiente? Per l'ambiente significa andare in una direzione in cui i dispositivi indossabili e le tecnologie solari andranno pian piano integrate, soprattutto nelle aree urbane, e questo permette di avere la generazione di energia elettrica, la produzione di energia elettrica molto più vicina agli utilizzatori finali e soprattutto energia elettrica da fonti rinnovabili, come ad esempio appunto il sole, andando quindi a ridurre anche l'utilizzo di combustibili fossili. Perché si fa particolarmente attenzione alle aree urbane? Perché in realtà le aree urbane sono le maggiori responsabili sia della grande quantità di energia elettrica richiesta e quindi di conseguenza delle emissioni globali. Come dicevamo prima, premesso che ci sono appunto dei problemi di durabilità e anche alcuni di sicurezza legati alla perovskite, nel momento in cui si riusciranno a saltare questo tipo di problemi e risolverli, l'utilizzo di questo materiale potrebbe accelerare di molto la transizione verso energie rinnovabili, diventando appunto complementare o anche arrivando a sostituire interamente un materiale come il silicio. Nei prossimi mesi comunque verranno pubblicati pian piano dei risultati dei test che si stanno effettuando durante l'Expo ad Osaka, in modo poi da capire quali possono essere i prossimi step di test di questo materiale e appunto di come si può andare a scalare l'utilizzo di questo materiale per altri tipi di dispositivi sia indossabili ma anche per facciate degli edifici e anche dispositivi mobili. Infatti uno dei fondatori di una delle 3 aziende che appunto hanno lavorato a questo prodotto è particolarmente fiducioso sull'idea di utilizzare un materiale come può essere la perovskite per dispositivi mobili, come può essere ad esempio il nostro smartphone o anche il nostro smartwatch,
che, come abbiamo visto in altri video, in realtà diciamo non possiamo mai essere certi che stiamo utilizzando solo energia rinnovabile, perché dipende da quanta energia rinnovabile viene immessa nella rete elettrica stessa, e dipende anche questo appunto da dove siamo nel mondo, in quale paese, in quale momento della giornata e quant'altro. E appunto, invece di collegare alla corrente i nostri dispositivi, potremmo tranquillamente sfruttare l'energia solare anche in situazioni di poca luce per poter appunto ricaricare i nostri dispositivi, portandoci dietro tutti quei lati positivi che dicevamo prima. Ovviamente, come dicevamo prima, l'utilizzo di questo materiale si porta dietro dei problemi legati sia alla durabilità che anche alla sicurezza, e sicuramente proseguiranno le ricerche su questo fronte in modo da risolvere quelle che sono queste problematiche e capire come affrontarle. Questo chiaramente è dovuto a degli interessi sia economici, ma anche proprio di obiettivi di transizione ecologica. Infatti il Giappone ha come target una produzione solare che utilizzi il minerale, la perovskite, di circa 20 gigawatt entro il 2040. E avere questo obiettivo e questa scadenza potrebbero dall'altra parte andare a accelerare anche quelle che sono le ricerche e l'applicazione di questo materiale per ulteriori innovazioni e anche la commercializzazione di questo materiale stesso. Io per oggi ho finito, e per chi di voi è già in vacanza, ottimo, per chi di voi andrà in vacanza, divertitevi, riposatevi, ma noi ci vediamo comunque la prossima settimana.